Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti in questo nuovo spazio che si chiama Lemura Talk, un contenitore musicale che serve per documentare l'attività del Lemura Recording Studio, in cui voi potrete prossimamente trovare interviste con i musicisti, behind the scene della registrazione di dischi di musicisti che verranno qui allo studio a registrare e cominciamo questa serie di contenuti con un'intervista con Lara Persia, che è la proprietaria, la mente, la mano, l'esecutrice, la deus ex machina di questo studio. Buon divertimento e rimanete sintonizzati sul nostro canale per vedere i prossimi contenuti dell'attività di Lemura Recording Studio. Vorrei chiedere a Lara, così per farti conoscere dal pubblico dei nostri Lemura Talk, quando è nato questo studio? Lo studio è nato nel 2007, praticamente è partito tutto con un computer portatile e due microfoni. Ho cominciato a registrare così e però poi il mio sogno era avere uno studio vero. E quindi quando ho comprato casa qui c'era una struttura in legno che era una segheria che abbiamo fatto diventare lo studio. E l'ho chiamato Lemura proprio perché all'inizio mi mancavano le mura. Semplicemente suonava bene, ho detto ok, il mio studio si chiamerà Lemura. Dopodiché il mio grafico mi ha detto ma osa, attacca le mura, così è nato Lemura il Studio nome è e il logo. nato dove tu hai raccolto una dotazione tecnologica molto ricca, molto allo stato dell'arte, si dice, no? Proprio con la tecnologia più moderna, eccezione fatta per questa splendida console che Esatto. viene invece direttamente dagli anni 70, questa. Sì, lei è nata nel 78 Mm. e arriva da New York. Addirittura. È una marca americana, MCI. La scelta di avere una regia analogica è proprio data dal fatto che io ho imparato a lavorare nel mondo analogico, quindi con regia analogica, nastro, 2 pollici, Gira. ed è quello che più mi appartiene e mi piace tanto lavorare proprio hands-on sulla regia. E poi anche il suono, tu butti un suono dentro una regia analogica e suona già. E tu hai Con... cominciato a formarti come ingegnere del suono, come ingegnere di registrazione a Londra, vero? Sì, ho fatto una scuola di recording engineer nel 91. Era una piccola scuola, si chiamava Media Production Limited. Eravamo in otto allievi nell'arco di un anno e mezzo. Era quasi tutto pratica, a parte il sabato che si facevano lezioni in un'aula, ma il resto era tutto in studio sulla regia. E lì ho avuto la fortuna proprio di entrare nel mondo della registrazione, ma proprio in un paese dove c'è la cultura per questo Chiaro. lavoro. E uno dei miei insegnanti ha registrato diversi dischi con Tina Turner e altri artisti del genere, quindi proprio di venire, di entrare in contatto con gente del mestiere, ma Certo. quello vero, vecchio. Credo che tu sei riuscita in quel momento a vedere il backstage di molti dischi che avevi ascoltato, in qualche Sì, modo. sì, Li hai visti dalla tantissimo. parte del tecnico del suono. Esatto. E vi spiegava questo vostro docente le sue tecniche, quello che aveva Sì, sì, fatto? sì, Sì. sì. Una volta ci ha portato un vecchio nastro 2 pollici che era la registrazione del primo disco degli Whitesnake che aveva fatto lui. E l'avete E riascoltato e l'abbiamo riguardato in un certo senso? riascoltato proprio dal nastro originale, non da un disco. Certo. Una cosa che mi è venuta, mi è sembrata molto interessante quando abbiamo discusso già con te di questi argomenti, è il fatto che ogni ingegnere del suono in fondo ha una sua propria concezione personale di qual è il bel suono Sì, e cerca di dare la sua personalità alle registrazioni che compie. No? Tu mi dicevi che tu hai un'idea di qual è il suono bello. sì, perché in fondo è una questione di gusti come in tutto. E ognuno di noi sente e percepisce
ma sente sia con le orecchie che come emozioni i suoni e la musica in modo diverso. Io ho il mio modo, perché io sono fatta così, di sentire i suoni, la musica e di immaginarmeli in un certo modo. Avendo il tuo studio oggi e lavorando nel tuo studio, stai perseguendo la realizzazione del tuo suono, cioè chi viene a Esatto, registrare da te sa che tu in qualche modo ci metti quell'elemento estetico in più che solo tu puoi dare. esatto. Chi viene da me sa che ho il mio stile. Poi non è detto che bisogna per forza andare in quella direzione lì, perché magari un artista vuole un altro tipo di suono e lo possiamo fare lo stesso. Però quando un artista decide di venire da me proprio per via del mio stile, allora lavoriamo su quella linea lì. Ti capita di che qualcuno ti Sì, scelga? Sì. spessissimo. È quasi sempre per quello che mi scelgono. La tua esperienza professionale è in un settore particolare della musica oppure sei aperta alle avventure in vari tipi di stile? Sono aperta a tutto quello che è acustico, strumenti acustici, strumenti veri, ma vuol dire anche amplificatori, perché anche una chitarra elettrica con l'amplificatore, nel senso che a me piace proprio capire, ok, che suono vogliamo raggiungere, quello, ok, come lo raggiungo? Allora, forse ci vuole quel tipo di microfono lì, quella marca lì, quel modello lì, messo in un certo modo. E poi una volta che piazzi i microfoni ti rendi conto, ok, sì, funzionano, non funzionano, non è quello che volevo. Quindi è tutta la ricerca Mhm. in quel momento lì che è creativa ed è bellissima. Ecco. E ogni volta imparo qualcosa di nuovo e cresco un po' di più. Una volta mi avevi detto che a te piace il suono patinato. Sì, Cosa vuol dire? patinato ma anche organico. Nel senso che a me piace, sempre quando il musicista me lo consente, di metterci del mio, di far sì che quando la gente ascolta si senta avvolta dalla musica. A me, quando ascolto un disco, piace sentire un suono profondo, largo e avvolgente, deve avvolgerti il Mhm, suono, è come se ti abbracciasse. mhm, E quindi ci deve essere profondità, tu devi sentire, percepire la parete che c'è dietro, sentire proprio mhm, il suono mhm. che viaggia e si muove. Molto bello, molto bello. Allora noi in questi Lemura Talk che intendiamo registrare regolarmente, mettere online regolarmente per tutti gli interessati a questo argomento, approfondiremo questa tua passione, cercheremo di metterla in luce, di farla conoscere e magari anche passando a parlare delle tue tecniche, degli strumenti che usi e nel dettaglio anche di produzioni che tu hai realizzato Sì, che possono certo. servire come esempio di quello che è il tuo lavoro. Inviterei chi ci ascolta alla prossima puntata di questi Lemura Talk con la storia di questa console. Sei d'accordo? Volentieri. Racconteremo che cosa ha fatto, che cosa fa e che cosa potrà fare una console di questo tipo analogico nel mondo della musica digitale. Alla prossima puntata.